Il tema dell'inclusività e del woke è sicuramente un tema cardine quando si tratta di discutere i diversi prodotti più o meno famosi che raggiungono i nostri scaffali. La Disney, ad esempio, sta spesso tacciata di wokismo per il modo in cui struttura prodotti recenti e, Dio mio, non voglio certamente impelagarmi io in una discussione del genere. Soprattutto perché non me ne potrebbe fregar di meno del colore di Biancaneve o se quegli esseri sono nani o creature magiche. Ho 28 anni. Sapete però chi non era assolutamente woke? Chi proprio non gliene fregava nulla del politically correct? La Marvel e la Sony Columbia, almeno nel 2011. Questa è una storia abbastanza divertente in realtà e pur essendone venuto a conoscenza già da un po' non ho mai trovato il modo adatto per parlarne, o meglio ve ne avrei parlato in relazione ad Amazing Spider-Man 3, ma depotenzierebbe l'importanza di questa singola notizia. Perché sì, stiamo parlando proprio di quel film mai venuto alla luce, quello che avrebbe dovuto continuare le avventure dello Spider-Man di Andrew Garfield, quello che secondo lo stesso attore sarebbe stato interessante che il protagonista si fosse rivelato omosessuale, con una Mary Jane al maschile, interpretata forse da Michael B. Jordan. So che già molti di voi staranno digrignando i denti, urlando al come si permette questo attorucolo del bell'aspetto per cui un pensierino ce lo farei, ma non temete. Ci penso la stessa Marvel e Sony Columbia a mettere subito in chiaro le cose per evitare che qualcuno avrebbe mai osato fare una cosa del genere, seppur in realtà uno Spider-Man queer sia apparso nel recente nuovo arco dello Spider-Verse, ma di questo non parliamone. Al parlarvene oggi c'è Matteo Di Bella, o solo TMDB sui social, che ha scelto l'argomento giusto mentre siamo tutti in clima di rabbia per l'uscita di Biancaneve della Disney, dove recita la waifu Rachel Zegler e quell'attorucola di Gal Gadot che ha dalla sua il solo essere avvenente per un pubblico generalista. Che poi anche questo è un film di Mark Webb, lo stesso regista di Amazing Spider-Man, quindi tutto sommato siamo sempre in argomento, no? Nel 2014 un piccolo putiferio ha travolto la Sony Columbia, in quanto Wikileaks pubblicò sul proprio sito decine e decine di mail leakate dai server della Sony Columbia. Si pensa uscite in seguito a un attacco avvenuto a opera della Corea del Nord, ma per quello vi lascio la pagina Wikipedia che lo spiega, molte delle quali incentrate su scambi di idee e opinioni riguardo Amazing Spider-Man tra Kevin Feige e i produttori dei film. E questo non sarebbe neanche un male, dato che Feige in realtà faceva il possibile per far capire loro come sistemare il film, semplicemente. Il peggio è un altro. Uno scambio che personalmente mi ha proprio ucciso è quello tra Nick Shore, ex dirigente di MTV a cui Sony si rivolgeva per creare prodotti che facessero appeal sui più giovani, e Amy Pascal, co-presidente della Sony Picture in quegli anni. Ciao Amy, giusto qualche pensiero sparso. Un trend in salita fra i millennial è quello di fare forme molto estreme di esercizi fisici, nonché cose come power yoga e veganesimo. I millennial solitamente postano poi i loro risultati sui social scrivendo NBD, no big deal, in una sorta di finta modestia. Mi chiedo se anche Spidey possa fare qualcosa del genere. È super atletico, flessibile, forte, intenso, e tutta quella roba è effettivamente NBD per lui. La musica dance elettronica poi è definitivamente la musica per millennial. Mi credo se sia una musica adatta a Spidey. I suoi movimenti sono bellissimi. Sarebbe fighissimo con un DJ dietro di lui. Oddio, ecco dove è uscita fuori quella scena di Electro con la dubstep. Vabbè. Snapchat ha lanciato una funzione di storie che spariscono in 24 ore. È una cosa molto da VIP, dato che è solo tramite inviti. Essere invitati in uno Snapchat di Spidey sarebbe fantastico. E questa è solo una delle varie mail, dato che altre comprendevano il fatto che Garfield avrebbe avuto il costume nero, ma se lo sarebbe tolto in seguito a prese in giro da parte dei Sinistri 6, o che stavano pensando di richiamare Sam Raimi dopo averlo cacciato per far fronte al disastro dei primi due film e iniziare con una nuova trilogia. Ma anche che avevano già piani di fare un franchise sui soli villain senza Spider-Man, culminante in Maximum Carnage, ancora prima degli accordi del 2017 con la MCU. È un film su Zia May? Non so. Ma come detto, questa roba rientrerebbe piuttosto in un video incentrato su come sarebbe stato un Amazing Spider-Man 3, perché in realtà la cosa di cui voglio parlare risale al 2011. Che poi in realtà se vi piace Spider-Man ho già fatto un lunghissimo video incentrato su tutto ciò che dovreste sapere riguardo Ultimate Spider-Man, quindi magari un'occhiata datela a quel video, dove almeno parlo per lo più di cose belle.
In questo enorme leak uscì fuori anche il contratto stipulato fra Marvel e Sony Columbia in cui definivano i nuovi paletti per poter lavorare al reboot di Spider-Man risalente a inizio 2011. Seppur i diritti d'uso del personaggio erano in mano a Sony Columbia, la Marvel manteneva sempre il controllo su come dovesse essere rappresentato il personaggio, in maniera tale da riservarsi di poter chiudere il progetto e sono tutti paletti un po' particolari. Obbligazioni sull'integrità del personaggio. Tratti caratteriali di Spider-Man intoccabili. Spider-Man, a prescindere sia Peter Parker o qualsiasi altro personaggio, deve sempre seguire questi punti. Maschio. E fin qui va bene. Che non torturi, a meno che non sia sotto l'influenza del costume nero. Che non uccida, se non per difesa personale o difesa di chi ama, a meno che non sia sotto l'influenza del costume nero. Che non usi un linguaggio non adatto ai minori di 13 anni. Che non fumi, a meno che non sia sotto l'influenza del costume nero. Che non venda droga, a meno che non sia sotto l'influenza del costume nero. E mi fa ridere che invece non parlino di usarne, di droga. Che non abusi di alcol, a meno che non sia sotto l'influenza del costume nero. Che non faccia sesso prima dei 16 anni e che non faccia mai sesso con chi ha meno di 16 anni. E mi fa riderissimo come possa bere, drogarsi, uccidere, torturare se sotto l'influenza del costume nero, ma comunque anche in quel caso considererebbe moralmente sbagliato imprecare o fare sesso. Ma soprattutto ciò che ha colpito tutti. Spider-Man non può essere assolutamente omosessuale, a meno che Marvel non abbia creato un alter ego omosessuale che non sia Peter Parker. Quindi mi dispiace per Garfield, ma per contratto non poteva essere omosessuale né limonarsi Michael B. Jordan. Ma non è tutto. Tratti caratteriali di Peter Parker intoccabili. Peter Parker deve seguire quanto segue. Sono tutte cose abbastanza standard in realtà, che vanno dalla scuola che frequenta fino a come ha creato il suo costume. Sembrano effettivamente i paletti di Miguel O'Hara in Spider-Verse, ma un punto è assolutamente insindacabile. Peter Parker è caucasico ed eterosessuale. Unitamente a quanto riguarda Spider-Man, dunque, la Marvel non permetteva, tramite questo contratto che probabilmente è ancora abbastanza valido, mai un Peter Parker omosessuale. E se mai ci sarà uno Spider-Man queer in un qualche prodotto, sotto la maschera non sarà mai e poi mai Peter Parker. Non posso non ridere comunque a ripensare ora alla scena in No Way Home in cui Electro gli dice che pensava fosse nero sotto quella maschera, che a molti è sembrata una citazione a Miles Morales, ma che leggendo questo contratto sembra ora una presa in giro alla Marvel. Oh beh, che poi ecco perché in Spider-Verse, in tutto quel marasma di personaggi, non c'è un singolo Peter Parker queer, ma gli unici a esserlo sono il più lontani possibile da essere Peter Parker. La consapevolezza di certi contratti in realtà non mi fa pensare a cose tipo lotta al politicamente corretto o ora invece sono woke, ma solo a come in realtà tutte queste lotte sono proiezioni che facciamo noi spettatori. Noi creiamo questi scenari in cui mettiamo a confronto opere per capire quale sia più o meno woke, fomentati magari da interviste studiate a tavolino, da Rachel Ziegler che parla di una svecchiata alla vecchia Biancaneve, al doppiatore di Peter in Friendly Neighborhood Spider-Man che ringraziava il cielo non fosse una serie woke quella a cui partecipava, senza renderci poi conto che in realtà sono tutte polemiche in positivo e in negativo che le case sfruttano per far parlare del prodotto. Ora è questo che fa chiacchierare, l'anno prossimo sarà un'altra cosa e poi una diversa e noi continueremo di anno in anno a litigare su queste cose, facendo solo il gioco di chi da queste cose ci guadagna. Non esiste alcuna fantomatica dittatura del politicamente corretto, non esiste alcun woke, non esiste alcun ormai non si può più dire, esiste solo il denaro. Il denaro guida la nascita di tutti i prodotti di queste major e quando non entrerà più denaro sfruttando una qualche lotta sociale passeranno a quella dopo. Non perché la prima sia fallita, ma perché la storia è una ruota che continua a girare e loro studiano su quale raggio sia meglio puntare più soldi. Se mai cambieranno idea e Peter Parker diventerà un omosessuale, non sarà per le lobby woke da accontentare, ma perché indagini di mercato avranno stabilito che renderlo tale sarà conveniente per le loro tasche. Fino ad allora, voi contrari, potete stare sereni e Peter Parker continuerà a fumare solo con il costume nero.